Ciao a tutti amici, bentornati e benvenuti sul canale Segreti da Chef. Nei video precedenti abbiamo trattato e studiato come calcolare in modo preciso e scientifico due grandezze fondamentali, la temperatura e il tempo. In questo video andremo a vedere come rigenerare, i motivi per cui rigenerare e se è possibile consumare il cibo direttamente dopo la cottura a bassa temperatura. La rigenerazione degli alimenti è un processo in cui scopo è quello di mantenere la qualità del cibo inalterata, portando alla temperatura di consumo gli alimenti abbattuti, surgelati o confezionati rapidamente nel modo più delicato dopo la cottura a bassa temperatura. Se per la cottura sous vide e la conservazione degli alimenti usiamo la confezionatrice sottovuoto, il runner e nel migliore dei casi l'abbattitore di temperatura, per la rigenerazione ci avvaliamo solo del runner. In questa fase è importante non superare la temperatura iniziale della cottura del cibo, salvo in rare eccezioni, per non pregiudicare la sua qualità. Una volta che arriviamo alla temperatura desiderata, prima di servire possiamo scegliere di dare l'ultimo tocco al prodotto con padella, griglia, friggitrice, forno, padella, salamandra, a condizione che non superi la temperatura di cottura iniziale del cuore del prodotto. Come detto, in fase di rigenerazione non andremo mai a superare la temperatura di cottura, salve rare eccezioni. Questo serve principalmente a non perdere i benefici della cottura sottovuoto a bassa temperatura. Di solito lo si ottiene in considerazione sia per le carni che per i pesci, ma soprattutto per quei prodotti particolarmente sensibili al calore. Un esempio su tutti sono le carni rosse, dove basta anche una differenza di 2 o 3 gradi per spostare il grado di cottura da al sangue a medio. Quindi ora sappiamo che durante la fase di rigenerazione potremmo correre il rischio di rovinare il prodotto, non solo sbagliando il grado di cottura, ma come ho detto nei video precedenti, rischiamo anche un irrigidimento dei tessuti nell'alimento stesso. Per questo motivo voglio spiegarvi come con pochi e semplici concetti è possibile calcolare la rigenerazione perfetta. Perciò seguite attentamente il mio ragionamento, perché se riuscirete a impossessarvi di queste nozioni alzerete notevolmente il vostro livello. Facciamo un esempio appositamente con una carne sensibile alla rigenerazione, proprio per capire in modo approfondito come funzionano le dinamiche di questo fenomeno. Immaginiamo quindi di dover rigenerare una bistecca di controfiletto di manzo che è stata cotta a 50 gradi per 3 ore per servirla al sangue. Questo metodo lo si usa per cercare di intenerire in quei pochi tessuti duri che una temperatura così bassa cedono. Come già abbiamo visto nel video della cottura delle carni rosse e in quello riguardante la ricoagulazione delle proteine, l'ideale per sciogliere il tessuto connettivo sarebbe cuocere sopra i 60 gradi. Seguendo questo principio, però, non saremo più in grado di servire una carne al sangue né tantomeno a media, in quanto la temperatura per ottenere questi gradi di cottura sono inferiori ai 60 gradi. Quindi, tornando all'esempio, abbiamo il nostro controfiletto a 2 gradi già cotto in sottovuoto. Lo scopo della rigenerazione è quello di portare l'alimento a una temperatura di servizio, con il miglior risultato possibile. Ma questo potrebbe metterci davanti a degli ostacoli. Se la rigenerazione avviene a temperature troppo basse, la carne non è sufficientemente calda. Se invece avviene a temperature troppo alte, la carne rischia di asciugarsi e diventare dura. L'ideale sarebbe riscaldare la carne senza toglierla dalla busta fino a raggiungere una temperatura sufficiente a evitare che in fase di scottatura la temperatura al cuore superi quella di cottura. Come si può determinare questo processo? In pratica devo immergere nell'acqua calda, ipotizziamo 50 gradi, la bistecca di controfiletto, conservata a 2 gradi fino a quando arriva al cuore a circa 38 gradi. Poi, una volta aperta la busta, la asciugo e la scotto, ipotizziamo in padella, fino a portarla a 48 gradi al cuore. Dopodiché la tolgo dal fuoco e la lascio riposare per 1 o 2 minuti. La temperatura continuerà a salire in un paio di gradi, fino ad arrivare a 50 gradi. Ora posso tagliarla, se ho intenzione di servirla non tagliata al sangue, oppure la servo intera. Semplice, no? A me sembra tutto piuttosto complicato. Forse con 1 o 2 porzioni da rigenerare si potrebbe pensare a un sistema del genere, ma se ne dovessimo fare di più, le cose si complicano di parecchio. Se dovessi trovarmi in una situazione di dover rigenerare 5-6 bistecche a una distanza di 5 minuti l'una dall'altra,
rischierei di dovermi districare in un agglomerato di cavi e sonde. Quindi ora abbiamo capito che questo è il modo perfetto di rigenerare una bistecca. Perciò dobbiamo trovare il modo di semplificare il sistema per ottenere un risultato quanto più vicino possibile alla perfezione. Per farlo dobbiamo prima smantellare il nostro sistema perfetto per rigenerare, così da capire meglio le variabili che possono determinare gli errori. Spessore del taglio di carne o dell'alimento in questione. Nelle cotture sottovuoto lo spessore è importante e, se varia, anche gli altri parametri vanno adattati. Vi faccio un esempio al volo. Se il taglio di carne è spesso 1 cm, quale temperatura il cuore deve raggiungere prima di essere scottato per non superare i 50 gradi se voglio servirla calda e al sangue? Ma soprattutto, in questo caso, non conviene iniziare a rigenerare a freddo direttamente in padella? Quindi il primo obiettivo che vi dovete prefiggere è quello di determinare lo spessore del vostro taglio di carne e di mantenerlo per tutte le porzioni successive. Se cambia lo spessore, cambieranno anche i parametri di rigenerazione, ma dato che l'obiettivo è quello di standardizzare il processo, è molto più facile ottenere tagli dello stesso spessore che adattare parametri di rigenerazione a spessori differenti. Tempistica e temperatura di rigenerazione in sottovuoto. Se avete fatto un buon lavoro e avete tagliato correttamente tutte le porzioni dello stesso spessore, quando andremo a rigenerare il sottovuoto il tempo sarà sempre lo stesso. Che cosa vuol dire? Significa che se prendiamo la busta con il controfiletto dal frigorifero, che è sempre a 2 gradi, e la immergiamo in acqua calda sempre alla medesima temperatura, servirà sempre lo stesso tempo per raggiungere la temperatura voluta, nel caso dell'esempio 38 gradi. Ora starete pensando che il frigorifero non ha sempre la stessa temperatura, poiché è soggetto degli sbalzi causati dallo sminamento e dall'apertura continua delle porte. Niente panico, se ragionate insieme a me vedrete che la soluzione esiste come. Provate a conservare gli alimenti cotti in sottovuoto dentro una vasca piena d'acqua all'interno del frigorifero. In questo modo, quando il frigorifero si sbrina o viene aperta la porta, varierà la temperatura dell'aria al suo interno, ma quella dell'acqua, se abbondante, rimarrà comunque costante. Di conseguenza anche i prodotti immersi in essa non subiranno sbalzi di temperatura. Il runner invece va regolato sempre alla stessa temperatura di rigenerazione, però dipende sempre dai singoli casi. La temperatura può variare da 55 a 60 gradi, a seconda di diversi fattori, come per esempio la temperatura degli ambienti, la disponibilità o meno di piatti riscaldati o altri diversi contesti. Immaginate ora di dover rigenerare a 60 gradi una carne che è stata cotta a 50 gradi per averla al sangue. Se non avete modo di usare la sonda per evitare che la temperatura al cuore superi quella di cottura, il tempo è l'unico parametro a cui potete affidarvi per evitare errori. Se state pensando che così facendo lo stato esterno superi la temperatura di cottura rovinando l'aspetto della carne, non preoccupate, la superficie esterna avrebbe raggiunto comunque temperature più alte in fase di scottatura. In ogni caso sarà sufficiente mantenere la carne dell'acqua soltanto per il tempo necessario a raggiungere i 35-40 gradi al cuore. In questo modo l'antiestetico contorno grigiastro tipico delle cotture tradizionali non avrà il tempo di formarsi. Tutto questo discorso per dirvi semplicemente che si può definire il tempo di rigenerazione in acqua purché quest'ultima sia sempre alla stessa temperatura. Scottatura e reazione di Maillard. A questo punto è il momento della reazione di Maillard, che nel caso del controfiletto darà un gusto particolare e una leggera crosticina croccante. Ora però siamo arrivati al momento in cui la probabilità d'errore aumenta. Infatti, per poter definire una tempistica precisa per questa fase, tanto per cambiare, ci vuole una temperatura costante sempre uguale. Vi dico già da adesso che le possibilità sono molte e nessuna tra quelle che vi elencherò vi dà la sicurezza che può darvi il monitoraggio della temperatura al cuore. Quindi, primo consiglio in assoluto, se potete, mettete la sonda al cuore e portate l'alimento al grado di cottura desiderato, con tecniche differenti: griglia, brace, piastra, padelle in rame, in ferro, ghisa, eccetera. L'importante è che sia calda a sufficienza, altrimenti rischiate l'effetto carne bollita. Anche se l'avete asciugata e addirittura unta con l'olio o un altro grasso, la carne cotta sottovuoto o ricca di umidità, che è acerrima nemico della reazione di Maillard.
Detto questo, se non avete la possibilità di usare la sonda, dovrete capire con l'esperienza il punto di cottura desiderato, facendo riferimento a una tempistica ipotetica. Per esempio, la piastra in alcuni casi ha una manopola che indica il grado di riscaldamento. Mantenendo sempre lo stesso grado e testando il tempo le prime volte, otterrete già un dato ipotetico. Sì, ipotetico, perché anche quelle piastre non sono precise e infallibili sul controllo della temperatura. Vi ho suggerito due soluzioni, ma se io potessi scegliere la giusta combinazione, probabilmente sceglierei la brace per il gusto autentico che dona la carne, ma non senza l'utilizzo di una sonda per il monitoraggio della temperatura al cuore. Ora avete tutti i riferimenti per poter ottenere un alimento rigenerato alla perfezione, abbassando notevolmente il margine di errore. Vi posso assicurare che con un po' di esperienza è possibile ottenere eccellenti risultati, che difficilmente riuscirete a ottenere senza conoscere queste informazioni. Quindi abbiate la costanza di insistere senza abbattervi di fronte alle prime difficoltà, altrimenti rinuncerete troppo presto. Vedrete che in breve tempo arriveranno risultati straordinari, dei quali non riuscirete più a farne a meno. Spero tanto che questo tutorial vi sia stato di aiuto. Se così è, pollice in su, condividete con chi ritenete gli possa essere di aiuto e, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così da essere avvisati per le prossime pubblicazioni. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!